Sì, ci troviamo a Padova presso il negozio Hi-Fi Record che ha meritoriamente deciso di organizzare un evento che si chiama Eccellenze Italiane nell'Audio, realizzando un impianto Hi-Fi completamente italiano, quindi invitando noi di M2 Tech per la parte delle elettroniche, la ditta Sigma di Aldo Zaninello per i diffusori e la ditta Tuono Audio per quanto riguarda i giradischi. Devo dire che mi sono trovato in un ambiente molto accogliente, con personale molto esperto e molto appassionato, e soprattutto devo dire che c'è stata un'ottima risposta di pubblico, perché abbiamo la sala continuamente piena di appassionati molto interessati, come dire, molto coinvolti nell'aspetto delle demo e anche nella parte riguardante le spiegazioni che i costruttori offrono ai visitatori. Dunque, Hi-Fi Record è una realtà che è nata nel 2014, quindi fra pochi mesi compierà 10 anni. È partita come negozio di Hi-Fi perché io ho sempre avuto questa grossa passione e ho deciso, dopo aver fatto un'esperienza di tanti anni di informatica, di tornare al mio vecchio mestiere, quindi di stare nell'Hi-Fi e nella musica. Questi eventi nascono un po' con l'idea di tenere vivo il mercato dell'Hi-Fi, perché l'Hi-Fi ha avuto dei tempi d'oro dove tutti volevano l'impianto, dove tutti ascoltavano musica, e poi ha perso un po' la sua, forse suo smalto, perché il mercato è un po' si è orientato su altre. 3, 4, 5 anni fa, con il ritorno del vinile, si è un po' risvegliato questo interesse, e quindi abbiamo visto che anche i giovani o anche le persone che avevano avuto l'impianto nei tempi magari un po' più di auge, gli sta ritornando un po' di voglia di rispolverare l'impianto, aggiornarlo, e quindi abbiamo deciso di ampliare la parte Hi-Fi e recentemente, a marzo di quest'anno, abbiamo aperto un'altra sala qui di fianco al negozio, dove facciamo delle proposte e anche degli ascolti con apparecchiature di vario livello, dal prodotto amatoriale al prodotto più di fascia alta, esoterico. Diversamente dalla Fiera Sintonie di Rimini, dove abbiamo presentato un impianto in cui i finali erano i finali Crosby in classe D collegati a ponte, scelta resasi necessaria dal fatto che l'ambiente da sonorizzare era molto ampio e richiedeva quindi una certa potenza. In questo caso abbiamo potuto portare i finali Larson, che vantano una potenza molto ridotta, quindi 20 watt su 8 ohm e 40 su 4, ma che si accoppiano molto bene con i diffusori della Sigma, che sono i diffusori da 94 dB di efficienza. L'impianto per quanto riguarda le elettroniche, come ho detto, è composto da prodotti M2 Tech. È un impianto abbastanza completo, nel senso che è costituito dal preamplificatore di linea Tosh, dal prefono Nash, dal DAC, convertitore digitale analogico Young MK4, dall'alimentatore a basso rumore Van de Graaff MK2. I Larson, come detto, sono degli amplificatori monofonici in classe A pura. Ci tengo a precisare che è proprio classe A pura, cioè non sono amplificatori ad alta polarizzazione. Non possono, per esempio, commutare in classe AB. O lavorano in classe A o clippano. Questo perché sono sviluppati su un circuito che noi chiamiamo quasi single-ended, in cui c'è un solo dispositivo di uscita che funge da amplificatore e un altro dispositivo che invece genera la corrente di polarizzazione per il primo dispositivo. Questo fa sì che il comportamento dinamico, soprattutto a livello di struttura armonica della distorsione, è paragonabile a quello di un amplificatore monotriodo single-ended. E infatti con questi amplificatori i Larson condividono una piacevolezza sonora e una gradevolezza e una trasparenza
che veramente, diciamo, è difficile da trovare negli amplificatori a stato solido, ma al contempo degli amplificatori a stato solido fornisce la grande spinta dinamica e la linearità della risposta in frequenza, perché diversamente dai finali a monotriodo a valvole che hanno i trasformatori d'uscita che determinano un'impedenza abbastanza elevata, questo è un amplificatore a stato solido e come tale non risente, per quanto riguarda la linearità della risposta in frequenza, della forma della curva di impedenza del diffusore. No, rifalla pure. Invita ai nuovi eventi, spero, con DML Audio. Certo. Ma no, io spero proprio di continuare, di avere ancora, diciamo, anzi io sono carichissimo e non ho nessuna intenzione di mollare, di andare avanti con queste presentazioni, oltre a quelle che facciamo già per la musica, perché poi abbiamo anche una proposta musicale serale, e di presentare altre realtà italiane, no? Selezionate sulla base di un criterio di qualità e di diciamo di passione, esatto, e di dire scelgo quello che mi piace, non quello che scrive perché c'è il marchio, perché c'è cioè se suona, se non suona, pace e amici, come prima. Va bene, grazie. Prego, piacere.